Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti. Quest'oggi, come di consueto, facciamo il pre-partita di Napoli-Lazio che si giocherà domani al Maradona. Vediamo un attimo come è stata la partita d'andata, perché esaminando qualche numero e le statistiche possiamo anche farci un'idea della partita che possiamo far domani e che secondo me uscirà domani sera. Partiamo dicendo che è dal 3 settembre, ovvero il giorno di Lazio-Napoli del girone di andata, che il Napoli ha fatto un filotto di vittorie perdendo una sola partita contro l'Inter e vincendole tutte quante. Con questo non voglio dire che domani per questa statistica siamo avvantaggiati o non ci sarà partita, anzi secondo me domani sarà una partita talmente combattuta che dobbiamo sudarci la vittoria, perché la Lazio gioca a pallone e perché i calciatori per far male ce li ha, soprattutto dal limite. Dobbiamo stare attenti a non farli tirare, perché comunque dai 20 metri tra Milinkovic, Savic, Zaccagni comunque, Immobile, Luis Alberto, i calciatori per far male dai 20 metri ci sono, quindi dobbiamo stare molto attenti. Comunque all'andata, come tutti ricordiamo, finì 2-1 per il Napoli. Aprì le marcature Zaccagni con un grandissimo gol girato, spalle alla porta, si gira e la infila all'angolino, pareggia Kim con la goal line, un colpo di testa convalidato dalla goal line, e Kvaratskhelia ci porta i 3 punti con un grandissimo gol su assist di Anguissa, scusate, dalla destra. Durante la partita il Napoli prende 2 pali, uno con Osimhen nel secondo tempo, e nel primo tempo, lo ricordiamo tutti, quella Veronica di Quara e quel tiro a incrociare da 25 metri che si stampa sul palo, che sarebbe stato un gol fantastico. Comunque il Napoli all'andata su 19 tiri totali finì 19 tiri totali a 8, però 7 nello specchio per il Napoli e 2 per la Lazio, e il possesso palla completamente in favore del Napoli con più del 60% di possesso palla. Faccio solo questa piccola parentesi perché in questi giorni si è tanto parlato di possesso palla, Caressa, come si calcola il possesso palla e quant'altro. Il possesso palla si calcola prettamente dai passaggi effettuati da una squadra in base a quell'altra, perché Caressa faceva l'esempio, ma quando la palla passa da un calciatore all'altro, il lasso di tempo di quando tocca il pallone uno e l'altro, come si calcola? Non si calcola, è calcolato con i passaggi effettuati da una squadra a differenza dell'altra. Quando il pallone è in aria e quando il pallone è sulla linea di passaggio da un calciatore all'altro, non è quello che viene calcolato per il possesso palla. Detto questo, apro e chiudo parentesi perché se ne sono dette tante, ne è stato parlato abbastanza e abbiamo capito ancora di più che anche se sei un veterano del pallone, un opinionista e un telecronista che stai da tanto tempo nel settore, qualche cosa sfugge e c'è sempre da imparare. Comunque, per Napoli-Lazio io prevedo una partita super combattuta e da sudare questa vittoria, perché la Lazio secondo me non ci stenderà un tappeto rosso a dire eccovi i 3 punti. Non sarà così. L'unica cosa che non mi fa ben sperare, però favorevole perché lo è favorevole, la Lazio non ha Casale per infortunio e ieri, notizia di ieri sera, Patric all'influenza, quindi non si sa se verrà schierato al fianco di Romagnoli. All'andata c'erano Patric e Romagnoli, era Patric e Romagnoli la coppia centrale, e in attacco giocarono Immobile, Zaccagni e Luis Alberto, mi sembra. Quindi la Lazio ha 2 centrali contati che sono Romagnoli e Gila. Noi invece partiamo con la formazione titolare, molto probabilmente senza sapere ancora le formazioni, e Spalletti che parlerà in conferenza oggi. Il Napoli schiererà la formazione tipo Lozano, Simen, Quara, Anguissa, Lobot, Zielinski, Di Lorenzo, Rachmani, Kim e Olivera, perché Mario Rui squalificato per 2 partite dopo l'espulsione della partita scorsa. Lo sapevamo che erano 2 giornate perché comportamento antisportivo e quant'altro. Quindi vai Olivera, è un'occasione da sfruttare, perché c'hai la Lazio, c'hai l'Atalanta, 2 partite nelle quali puoi far vedere
qualsiasi cosa, il calciatore è forte e forse è anche un punto in più per il Napoli, perché Olivera a livello difensivo è un tantino più forte di Mario Rui. Con questo non sto dicendo, non voglio sindacare Mario Rui e dire che Mario Rui è più scarso, Olivera è più forte, no, sono due terzini un tantino differenti. Mario Rui più offensivo, piedi delicati, assist al bacio, un grandissimo calciatore. Olivera è corsa sulla fascia, contenimento, recupero palla, un terzino più difensivo che offensivo, anche se quando si spinge in avanti sulla fascia sinistra crea sempre scompigli perché ha fiato e perché arriva sempre lucido anche sulla linea di fondo. Quindi da questo punto di vista può essere un punto in più, perché a livello difensivo ce ne sarà bisogno. Detto questo, spero che almeno sia una partita con tanto calcio e pochi falli che poi possono spezzettare il gioco. E il Napoli credo che farà la stessa partita che ha fatto all'andata, così come ha fatto in tutte le partite precedenti. Il Napoli gioca sempre allo stesso modo: recupero palla appena perdi il pallone, cercare di infierire quanto più possibile, non importa chi è l'avversario, se la Lazio, se la Cremonese, se è un Milan. Il Napoli prova sempre a fare quanti più gol possibili, l'abbiamo visto in tutte le partite, l'abbiamo visto sui 2-0, sui 3-0, ancora ad andare ad attaccare lo spazio e cercare di segnare un altro gol. È un Napoli che non si sazia mai, quindi credo che esca una partita molto divertente domani, e lo spero, perché siamo qui ad analizzare il calcio e quanto più calcio possiamo trovare in un match, meglio è, ed è più bello per gli occhi e anche per il cuore. Questo era, ragazzi, per quanto riguarda il prepartita di Napoli-Lazio. Speriamo di vedere una grandissima gara domani e ci vediamo nel post partita. Buona Serie A e sempre Forza Napoli. Ciao!